Buongiorno a tutti, mi chiamo Angelo Boscolo. Oramai ultra settantenne, sono entrato in aeronautica militare pilota di complemento nel 1967. I miei non avevano niente a che fare con l'aeronautica, erano tutti marinai. Mio padre, marinai non militari chiaramente durante la guerra, ma poi mio padre, mio zio, mio nonno. E io invece diciamo che la mania per l'aeronautica mi è venuta, c'è stato un periodo della vita che mio padre ci ha portato tutti in Sardegna. E quindi io sono cresciuto in Sardegna, a Oristano, dove era il punto di ricongiungimento di tutti gli aeroplani che andavano al poligono a sparare. Quindi io ogni giorno vedevo gli aeroplani che mi arrivavano sulla testa e da lì mi è venuto il pallino. Non ho mai volato prima, non c'era nessuna scuola di volo attorno a Oristano, eccetera, quindi il mio primo volo l'ho fatto in aeronautica militare e il mio corso ha cominciato, metà del corso ha continuato sul T6, ha cominciato sul T6 ad Alghero, mentre io ho cominciato direttamente a Galatina col Macchi 326. Poi, diventato sergente pilota, sono andato sulla linea caccia da Amendola sui G91T e sono diventato sottotenente. Lì mi hanno assegnato a Brindisi, al 32esimo Stormo, a Brindisi sui G91. Dopo alcuni anni a Brindisi sono stato spinto, sono stato scelto e sono andato alle Frecce Tricolori nel 1900, all'inizio del 72. Arrivato lì praticamente mi hanno messo a fare il numero 5, il secondo fanalino di destra. Allora, quando si entrava in pattuglia si cercava di mettere i nuovi arrivati o esterno destro o esterno sinistro, così in caso di sussulti durante la formazione si faceva meno danno perché non c'era nessuno in ala. Ho fatto un anno il numero 5, poi hanno visto che stavo in formazione e mi hanno messo a fare il 3, che era il primo di destra. E poi dopo un paio d'anni che facevo il 3, il solista di allora, diciamo che ufficialmente è stato destinato ad altre attività, sempre in aeronautica, ma il problema vero era che aveva fatto un passaggio talmente basso a Grazzanise che i cappelli di tutti i generali erano volati via. Quindi siamo rientrati ed è arrivato il trasferimento. Mi hanno chiesto di fare il solista e così nel 74-75 ho cominciato a fare il solista. Diciamo che un paio di colpi al cuore mi sono venuti quando ero in pattuglia alle Frecce. Un sabato facevamo le prove a Norwenik, è una base tedesca della Marina al nord, sul mare del Nord. Passaggio rovescio, allora si passava a bassi. Dopo Ramstein gli hanno fatto alzare un po' le quote alle Frecce. Rovescio sulla pista, ho un gabbiano di quelli giganteschi, mi è entrato dentro l'aeroplano, mi ha beccato di fianco, è entrato nel compartimento radio, eccetera, e chiaramente ho visto un movimento con la coda dell'occhio, ho sentito un gran rumore e lì mi è venuto un colpo, però ho spinto e mi sono ritrovato in piedi che salivo come una scheggia. Ho visto che tutto funzionava, sono ritornato a terra e lì in una notte i nostri tecnici con i tecnici tedeschi hanno riparato il buco, sono stati bravissimi, era un buco di 15 centimetri di diametro, cioè veramente un bel buco.
e il giorno dopo ho volato normalmente. Hanno anche trovato del blu che assomigliava al blu, quindi non si notava molto la differenza, insomma. Questa è la cosa più. Non ho avuto problemi quando ero in aeronautica. Con le Frecce per la prima volta siamo andati in Finlandia. Non era mai stata la pattuglia acrobatica così tanto al nord, e abbiamo fatto una settimana veramente di attività bella. Si era parlato di andare in America, ma chiaramente non ce l'avremmo mai fatta. Gli americani ci avevano offerto di caricarci su una portaerei. Chiaramente saremmo dovuti andare in Spagna e lì gli aeroplani venivano presi e messi sulla portaerei, non con l'atterraggio sulla portaerei. E poi niente, non se n'è fatto nulla. E diciamo che la prima avventura in America l'hanno fatta col 339, che avendo una bella autonomia sono riusciti ad arrivarci. Altri abbiamo fatto le solite manifestazioni in giro per tutta Europa, in Inghilterra, in Francia, in Germania. Quindi io volavo col G91. Col G91 la mia vita operativa in aeronautica è cominciata col G91, il G91R, che avevamo a Brindisi al 32esimo stormo. Era un bellissimo aeroplano, veloce, diciamo che purtroppo portava poco carico. Noi abbiamo scelto le configurazioni probabilmente meno cara. I tedeschi, per esempio, potevano mettergli dei doppi attacchi alari più le taniche per il carburante, e cominciavano ad avere una certa autonomia e anche un po' più di armamento. Avevano 2 cannoni, noi avevamo 4 mitragliatrici 12,7 che erano noccioline, e 2 bombette da 500 libbre. Questo però, mettendo le bombette, non avevamo le taniche, quindi un'ora di volo e dopodiché non c'era più molto da giocare. Va bene che era stato fatto, diciamo, le specifiche del G91, che aveva vinto il concorso NATO, erano di un appoggio, un cacciabombardiere leggero che potesse operare dietro le truppe anche su campi in erba, e in effetti atterravamo sull'erba senza problemi. I tedeschi, diciamo che l'hanno preso, però se lo sono riadattati, le hanno aumentato l'armamento, e quindi era diventato un cacciabombardiere non tanto leggero, un pochino più pesante. Per il resto era un bellissimo aeroplano, molto manovrabile, efficiente, autonomo, si metteva in moto con delle cartucce invece che con carrelloni, eccetera, quindi sicuramente era molto più performante rispetto all'aeroplano che hanno ora, il 339, che hanno le Frecce. Però il 339, essendo un aeroplano scuola, è un aeroplano un po' più, diciamo, padre di famiglia. E in più però il grosso vantaggio era che è un biposto, e quindi anche i nuovi arrivati hanno meno problemi, perché arrivano, diciamo che volano un pochino nel posto che dovranno occupare in futuro col titolare, quindi mentre invece noi si arrivava e ci dicevano devi tenere questo parametro, la punta dell'ala sul tettuccio, sulla testa del pilota, l'uscita dell'ala devi tenerla sulla coccarda, e questi erano però era tutto, non si poteva provare, insomma, si andava in volo e si cominciava così. Adesso riescono a fare attività, si portano indietro il tecnico, che anche quello era. Quante volte noi siamo dovuti atterrare da qualche parte e magari il trasporto, che era il C-119, non era riuscito a partire
perché gli era piantato il motore, insomma. Tra l'altro abbiamo avuto un incidente piuttosto serio con metà dei nostri tecnici morti per una piantata di motore a rivolta, insomma. Nel museo di Volandia, dove io sono uno dei consiglieri, abbiamo il mio G91 che ho volato nel 78 e 79. Quindi l'abbiamo recuperato e io nei vari viaggi, eccetera, sono andato a vedere al museo della Boeing a Seattle e lì ho trovato sto G91 con le matricole del mio vecchio aeroplano. Dopodiché, ed era dentro tenuto molto bene, eccetera. Dopo un po' di anni, mio figlio, il più giovane, che è comandante agli Emirates, visto che io non ero di famiglia, ma i miei due figli sì, è andato a Seattle e ha rivisto il G91, però era all'aperto, scolorito, sbiadito, eccetera. E allora io ne ho parlato con la fondazione che gestisce Volandia, il museo di Volandia, si sono messi in contatto col museo di Seattle, gli hanno detto che ce l'avrebbero ridato volentieri e così praticamente noi abbiamo pagato la nave, è stato smontato da loro, l'hanno messo in un container, portato in un porto americano e in un mese è arrivato a Genova, poi è arrivato a Volandia e i nostri ex specialisti, perché abbiamo tantissimi, praticamente i volontari di Volandia sono 170 persone e sono tutti ex tecnici o ingegneri della SIAE Marchetti, dell'Augusta, cioè tutta gente che continua a frequentare, invece che andare a giocare a bocce, vengono a giocare a Volandia. E abbiamo un gruppetto che cura gli aeroplani e li rimette in sesto. Adesso stiamo mettendo a posto il Thunderbolt che ci ha dato l'aeronautica militare, che l'avevano buttato in un angolo a Vigna di Valle e sta venendo molto bene. Anzi, vorremmo tenercelo, perché l'accordo era anche quando era pronto se lo riprendevano, ma forse ci riusciamo e via, insomma. E hanno appena finito di riverniciare, di mettere a posto l'aeroplano ex dell'ENI, che ci è stato donato da Lupo Rattazzi, l'ha donato al museo. Ci sarà l'inaugurazione proprio, la presentazione ufficiale alla stampa in questi giorni con i colori dell'ENI, che l'ENI a suo tempo con Mattei ne aveva due di questi bimotorini francesi, che era nato come aeroplano militare d'addestramento, poi ne avevano fatto diventare un mini aerotaxi, un 4 posti, senza autopilota, però è un bel aeroplano.